Ciao, oggi ti propongo una crostata deliziosa alle mele. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso prepariamola insieme. Per questa deliziosa crostata avrai bisogno di 4 mele. Tolgo il torsolo, le sbuccio e poi le taglio a fettine. Spremo il succo di un limone che mi servirà per la cottura delle mele. Metto le mele nella padella e aggiungo lo zucchero, il succo del limone e cannella a piacere, che puoi sostituire, se non lo gradisci, con della scorza di limone. Porto la padella sul fuoco e faccio cuocere le mele per circa 15-20 minuti. Controllo la cottura delle mele mescolando di tanto in tanto. Le mele sono pronte, le sistemo all'interno di una terrina e le lascio intiepidire. Adesso preparo la pasta frolla, metto la farina in una terrina, aggiungo lo zucchero, un cucchiaino di lievito, un pizzico di sale e il burro a temperatura ambiente. Lavoro il tutto con i polpastrelli delle dita. Adesso grattugio la scorza di un limone non trattato. E di seguito un uovo medio e un tuorlo di uova medie. Inizio ad impastare il tutto, prima con la forchetta e poi con le mani. Ho ottenuto un panetto compatto ed elastico, lo lavoro brevemente sul piano di lavoro e posso subito utilizzare la pasta frolla. La consistenza è perfetta. Prendo 2/3 di pasta frolla per realizzare la base, infarino e stendo col matterello, formando un disco. Sistemo il disco sulla tortiera, imburrata del diametro di 20 cm. Livello i bordi passandoci col matterello e togliendo la pasta frolla in eccesso. Poi buco il fondo con i rebi di una forchetta. Ci sistemo all'interno della confettura di albicocca. Adesso c'è l'adagio dei savoiardi, che hanno la funzione di assorbire il liquido in eccesso delle mele e assumeranno una consistenza spugnosa, morbida e gradevole al palato. Adesso sistemo tutte le mele sopra i savoiardi e una volta sistemate le livello bene.
Con la pasta frolla avanzata realizzo dei cordoncini e li sistemo sopra la crostata formando il classico reticolato. Rifinisco la crostata anche con un cordoncino su tutta la circonferenza e poi lo decoro con il tarocco premendo leggermente con la punta. Posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per un'ora o fino a doratura desiderata. Ed ecco la crostata pronta, la lascio freddare completamente e poi la sistemo su un vassoio di portata. La spolverizzo leggermente con uno strato di zucchero a velo e posso servire. È una crostata davvero deliziosa, la pasta frolla risulta croccante, le mele all'interno sono cremose con quel sapore di confettura che si sposa alla perfezione e i savoiardi spugnosi all'interno sono davvero gradevoli al palato. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!